giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia è stata assassinata. Cosa ha pensato di questo omicidio? Quando si privilegia in modo così esclusivo lo sviluppo economico, si finisce per consentire a chiunque di operare in ogni settore, senza che vi siano i controlli adeguati. Un paese democratico dovrebbe innanzitutto assicurarsi dei soggetti economici che vi operano. A Malta non c'è questo controllo. Cresce nel PIL, ma in realtà è un paese che viene invaso dalle organizzazioni criminali. Il PIL maltese cresce di più del 10%. Si può diventare cittadini maltesi pagando 650.000 euro in contanti e acquistando un immobile sull'isola. Circa metà dei passaporti sono venduti a cittadini originariamente russi, adesso maltesi, che la lista è effettivamente segreta, anche se legale è immorale. Quando indaghiamo chi sono, troviamo che hanno soldi nascosti. È un salvacondotto poter aprire, chiudere, muovere conti correnti nei paesi dell'Unione. Un altro passaporto che gli consenta di cambiare aria quando l'aria si fa pesante nei paesi di origine. Martedì 19 novembre 2019 viene resa pubblica la notizia che alcuni giorni prima è stato arrestato per riciclaggio di denaro sporco Melvin Thoma, tassista di hotel di lusso con precedenti penali per usura. Si autoaccusa di essere l'intermediario tra i mandanti e i tre killer dell'autobomba dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Chiede e riceve la grazia per la sua collaborazione all'inchiesta. Mercoledì 20 novembre è l'alba, scattano le manette per Jürgen Fenech, uomo d'affari accusato dall'intermediario Thoma di essere il mandante dell'omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Stava tentando su uno yacht di fuggire. Questo è lo yacht di Jürgen Fenech, è qui che è stato arrestato, e tutto questo complesso di Portomaso, dall'Hilton a tutti questi appartamenti, la torre, il casinò, le discoteche, sale giochi, sono di proprietà del suo gruppo. È anche direttore generale della centrale elettrica a gas. Come dimostra questo documento, prima di tentare la fuga, Jürgen Fenech trasferisce il suo patrimonio e le cariche al fratello il 12 novembre 2019, come se sapesse dell'imminenza del suo arresto. Esplode la protesta della società civile contro il governo. Jürgen Fenech è il proprietario della società offshore 17 Black con sede a Dubai. Ecco la mail che lo dimostra. Lo ha scoperto il consorzio investigativo Daphne Project. Su questa società offshore stava indagando la giornalista investigativa maltese. Da qui sono transitate le tangenti dirette alle società panamensi dei due ministri, Keith Cambry, capo di gabinetto del primo ministro, e Konrad Mizzi, ministro del turismo, per la centrale elettrica a gas, fornitore l'Azerbaigian. Le proteste sono continue. Chiedono le dimissioni del primo ministro. Ad accusare il governo di corresponsabilità dell'omicidio di Daphne e a chiederne le dimissioni è la famiglia Caruana Galizia, che denuncia il primo ministro di manipolare le indagini e di essere coinvolto con il capo di Stato Maggiore Schembri nell'omicidio. Il primo ministro respinge le accuse e annuncia che non si dimetterà subito, ma il 12 gennaio 2020. Daphne denunciò la società di Keith Cambry un anno prima di essere uccisa. Keith Cambry non si è dimesso e il primo ministro non l'ha cacciato via. Se lo avesse fatto, Daphne oggi sarebbe viva. Muscat deve dimettersi subito. È vergognoso. Noi vogliamo verità e giustizia fino in fondo su chiunque sia coinvolto. Il 26 novembre si dimette il capo di Stato Maggiore di Malta, Keith Cambry. La sua casa viene perquisita dalla polizia. Lasciano l'incarico i ministri Mizzi e Cardona. Il 27 novembre 2019 viene arrestato il capo di Stato Maggiore del governo Muscat, Keith Cambry. È accusato di essere il mandante dal miliardario Jürgen Fenech, ma poi viene rilasciato.
Lo stesso giorno è arrestato Adrian Vella, medico personale sia di Fenech sia di Kitch Cambry, e accusato di aver fatto da tramite tra i due. Vella viene rilasciato. Di solito diciamo che la corruzione uccide, ma qui a Malta anche l'impunità uccide. È l'impunità che ha ucciso Daphne. Noi non siamo uno Stato di corrotti, siamo uno Stato di gente onesta governata da un governo corrotto. Il rilascio di Kitch Cambry contro ogni evidenza è uno scandalo perché è colpevole. Hanno ucciso il nostro paese. Jürgen Fenech accusa l'ex capo di Stato Maggiore di essere la mente superiore dell'omicidio della giornalista. Lui lo avvisò di avere il telefono sotto controllo. Lui gli inviò messaggi dopo l'arresto. And the Prime Minister is still protecting him. Muscat protegge Kitch Cambry. Il governo è lì dentro a discutere se farlo ritornare al lavoro o mandarlo via in un paese dal quale non possono estradarlo. The police release a statement on Facebook. È oltraggioso. We investigate. C'è un blackout di notizie. La famiglia non sa nulla, né il popolo, né i giornalisti. Leave that shit. Il quotidiano Malta Today pubblica la foto dell'intermediario dell'autobomba Toma con il numero 2 del governo Schembri nell'ufficio del primo ministro Muscat. Lo scatto è dell'aprile 2017. Toma ha già ricevuto l'incarico dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia su commissione di Fenech. L'intermediario Toma riceve un lavoro dall'ufficio di governo proprio quel giorno con un assegno mensile di 1.200 euro, un lavoro mai esercitato. Scoppia lo scandalo, le proteste si fanno più aspre, alcuni giornalisti vengono aggrediti per avere proferito domande, come nel caso di Monique Agius di Newsbook, spinta dal guardaspalle di un ministro. La giornalista chiede se il premier si deve dimettere immediatamente. In passato, quando era scoppiato il caso dei Panama Papers, quei documenti riservati sulle società offshore, furono aggrediti dallo staff dei ministri i giornalisti del Time di Malta Jacob Borg e Ivan Camilleri. Sei stato mai aggredito quando hai fatto delle domande ad alcuni ministri e se sì, da chi? Sì, ovviamente. Mentre ponevo domande per un'inchiesta al ministro Corrad Mizzi, coinvolto nei Panama Papers. Il suo assistente mi ha spinto e mi ha detto: questa domanda la puoi fare e quella no. E io mi sono protetto. Ma è normale? No, non è normale, ma alla fine ho fatto un buon servizio. Esplode il caos a Malta, le transenne attorno ai palazzi della politica diventano massicce. Media e blog indipendenti come il Times of Malta, Malta Today, Malta Independent, The Shift News, Truth Be Told sostengono le proteste. Gli editoriali mettono sotto accusa il primo ministro. Qui stiamo ad un bivio storico. A meno che non venga fuori tutta la verità, non c'è verità, non ci sarà giustizia. Se non ci sarà verità e giustizia, non ci sarà serenità nella società. E ne abbiamo bisogno. Il paese si è fermato. Qui stiamo parlando di un omicidio di Stato. Kitch Cambry è corrotto, ma Joseph Muscat ha preferito proteggerlo invece di processarlo. In 2 giorni, intermediari e mandante sono stati arrestati dopo 2 anni di proteste da tutto il mondo per chiedere verità e giustizia. Pressioni internazionali sul governo di Malta, dalle risoluzioni dell'Unione Europea all'intervento del Consiglio d'Europa per un'inchiesta pubblica, ONG per la protezione dei giornalisti, società civile, i reporter di tutto il mondo alzano la voce. Funzionari del governo rimuovono manifesti e lumini per Daphne dal Grand Siège a ogni commemorazione. Nascono Occupy Justice, movimento di donne per Daphne, e l'Associazione Repubblica come protesta civile. Per
avere confezionato l'autobomba ed eseguito l'omicidio in pieno stile mafioso sono stati rinviati a giudizio Vincent Bella, il primo a collaborare con gli inquirenti, e i fratelli De Giorgio, Alfred e George, in galera da 2 anni. Per loro è stato chiesto l'ergastolo. Sono stati pagati circa 150.000 euro dall'intermediario Melvin Thoma. Qui a Marsa li conoscevano tutti. L'isola ha 600.000 abitanti complessivi, una nazione paese. I killer stavano proprio qui, in un quartiere di traffico di droga e prostituzione. De Giorgio Brothers. No. Un fuoristrada fa da staffetta attorno a noi. De Giorgio. Oh. Nothing. Sorry. How many gentles come here? We don't know. Don't know the personally. No. No. C'è un silenzio irreale. Chiediamo alle uniche persone che incontriamo. Maybe I say no. Beh, sì, li vedevo, ma non li frequentavo, non mi piacevano, non erano il mio They genere. are not my kind. Andiamo a St. Paul, dove abita uno dei killer. De Giorgio? No comment. No comment. You know De Giorgio? No, I don't know. Sorry, just an explanation. No? Le 3 telecamere piazzate sul balcone dell'ultimo piano dove abitano appunto i De Giorgio inquadrano tutta la strada e l'ingresso del palazzo Maruška Flats. Ufficialmente disoccupati, ma godevano di un'indennità di disoccupazione. Ufficiosamente erano molto ricchi, avevano delle macchine di lusso, degli yacht e delle catene d'oro al collo. Uno dei 3 uomini accusati di essere stati gli assassini di Daphne Caruana Galizia è adesso soggetto a indagini di riciclaggio di soldi. Ha speso nei casinò a Malta $500.000 e ne ha persi 71.000. Ha ripulito tutto il resto e nessuno ha chiesto domande prima che fu arrestato per aver ucciso una giornalista. Agli atti del giudice ci sono testimonianze che confermano che il ministro dell'economia Cardona ha incontrato più volte i killer di Daphne Caruana Galizia. Così è stato rapportato, ci sono degli atti sotto giuramento dal GIP. Ma ti sembra normale che il ministro dell'economia Cardona avesse incontrato più volte, ci sono i testimoni, questi criminali? No, it's not normal, but No, non è normale, ma in un piccolo paese come Malta può accadere. it does happen. So Minister Cardona has already issued statements. Il ministro Cardona, in questo caso, ha rilasciato dichiarazioni spontanee ad alcune domande della polizia e ha negato ogni coinvolgimento. Categorically denied any involvement. Tra i paesi inseriti nella blacklist europea, i paradisi fiscali, c'è Malta, lo dice l'OCSE. Daphne Caruana Galizia nel suo blog Running Commentary denuncia tra l'altro le infiltrazioni mafiose nell'industria del gioco d'azzardo maltese, il traffico di petrolio proveniente dalla Libia, l'affare del gas dell'Azerbaijan. Daphne rimane schiacciata da una campagna d'odio, di intimidazioni, di oltre 47 querele temerarie, anche da morta. Daphne investigava la corruzione e i crimini ai livelli più alti. Era instancabile, scavava, denunciava fatti che molti non volevano si scrivessero. Per questo è stata messa a tacere. E negli anni abbiamo visto peggiorare tutto. Malta è diventata l'isola del riciclaggio del denaro sporco con le responsabilità di governo. Malta è diventato il paese che ha ucciso una giornalista in pieno giorno. L'autobomba è stato un messaggio pubblico per mettere a tacere i giornalisti, una dimostrazione di potenza. E il messaggio del portale di informazione che dirigo, The Shift News, è che siamo tutti Daphne e continueremo a indagare finché non avremo giustizia. Finché non andremo in fondo saremo tutti in pericolo. Hopefully
Una giornalista del suo livello, una giornalista investigativa che si occupava di questioni così pericolose, non avrebbe dovuto essere lasciata senza protezione. Il fatto è che avrebbe dovuto essere protetta. The fact that she had no protection. La campagna d'odio che ha subito Daphne Caruana Galizia è violenta. Perché? She was clearly a threat. Lei era chiaramente una minaccia e questa è la ragione della campagna di odio. Lei faceva sentire la sua voce, aveva opinioni forti. Quindi è stata montata una campagna, soprattutto nei social media e tra i politici dei partiti che lei criticava e che sono i partiti che attualmente sono al governo. Mi ricordo che una volta, mentre Daphne stava camminando per strada, fu aggredita dalla folla. È più facile aggredire una donna, è misoginia. A questo si aggiungevano le annotazioni sul suo fisico, sui suoi difetti, tutte cose che non vengono mai notate negli uomini, sminuirla e isolarla per farle terra bruciata intorno. Se qualcuno ha fatto qualche commento che in qualche modo può essere descritto che facesse hate contro la famiglia Caruana Galizia, questa è una cosa che noi non accettiamo. Ma anche il primo ministro no. Ecco una delle denunce di Daphne dalla sua voce. I really can't. I'm quite sure women journalists are more harassed and more advanced European societies than ours too. But in Malta's sense, the form of harassment is really, really primitive. Okay. It's always what you look like, how fat you are, how overweight you are, whatever. Look at what they call me most, a witch. Okay. I mean, when were women called witches? Pre the age of enlightenment. Andiamo a Sigivi, nel cuore di Malta. Entriamo nel bar della piazza. Una giornalista, demonio. Demonio, perché? Sì, perché che tu non fai niente, lei dica bugia su di te. Ma non è vero. Quello che hanno fatto a Joseph Muscat, al nostro primo ministro, che è veramente, ma perché lei? Perché che è veramente buono. Puoi vedere Malta come sta andando. Non era una santa, non era... Daphne Caruana Galizia diceva la verità perché denunciava il giudice non hanno detto riciclaggio, Panama Paper. Io non sono con quelli che sono con Daphne. È meglio che lo finiamo. Daphne was called a witch. Daphne è stata chiamata strega, la regina della bile, insulti terribili. Questi gruppi di odio, che includono membri e sostenitori del governo, hanno pubblicato una foto di Daphne dopo la sua morte e hanno scritto: "Ci siamo liberati di una strega". Poi hanno pubblicato la mia foto e hanno scritto: "Eccone un'altra, anche questa merita una bomba". Il linguaggio d'odio lo dobbiamo affrontare ogni giorno dopo che pubblichiamo un'inchiesta di denuncia. Malta, anche base dell''ndrangheta. Mario Gennaro, elemento